Con il presidente Putin abbiamo confermato l'eccellente stato delle nostre relazioni bilaterali. Lo stato delle relazioni tra Italia e Russia è eccellente. Lo afferma il premier Conte ricevendo a Roma il presidente Putin. Il messaggio è tranquillizzante, anzi soporifero nei confronti dell'opinione pubblica. Ci si limita fondamentalmente allo stato delle relazioni economiche. La Russia, dove operano 500 aziende italiane, è il quinto mercato extraeuropeo per il nostro export e fornisce il 35% del fabbisogno italiano di gas naturale. L'Italia è un nostro partner molto importante economico. Nel 2018 l'interscambio è aumentato fino a 27 miliardi di dollari. Vorrei far ricordare che nel 2013 l'interscambio costituiva 54 miliardi. L'interscambio, precisa Putin, è stato di 27 miliardi di dollari nel 2018, ma nel 2013 ammontava a 54 miliardi di dollari. Si è quindi dimezzato a causa di quello che Conte definisce il deterioramento delle relazioni tra Russia e Unione Europea che ha portato alle sanzioni europee. In realtà, sanzioni decise a Washington. Nonostante ciò, vi è tra i due paesi, dice Conte, una intensa relazione a tutti i livelli. Toni rassicuranti che ricalcano quelli della visita di Conte a Mosca nel 2018 e del premier Renzi a San Pietroburgo nel 2016, quando aveva garantito che la parola guerra fredda è fuori dalla storia e dalla realtà. Prosegue così la sceneggiata. Nelle relazioni con la Russia, Conte, come Renzi nel 2016, si presenta unicamente nelle vesti di capo di governo di un paese dell'Unione Europea, nascondendo dietro le quinte l'appartenenza dell'Italia alla NATO, sotto comando degli Stati Uniti, considerati alleato privilegiato. Sends a very strong message to any potential adversary out there that we can get here and we can get to the fight and we can defend. So I'm really proud of that. We are facing the most challenging security environment in a generation. When the world changes, NATO has to change. This is a defensive exercise. It is not directed against any country. We are transparent in what we do, and we welcome the international observers from Russia and from many other countries. Al tavolo Italia-Russia continua quindi a sedere quale convitato di pietra l'alleato privilegiato, sulla cui scia si colloca l'Italia. Il governo Conte dichiara eccellente lo stato delle relazioni con la Russia quando appena una settimana prima in sede NATO ha accusato di nuovo la Russia di aver violato il trattato INF in base alle prove fornite da Washington, accodandosi alla decisione USA di affossare il trattato per schierare in Europa nuovi missili nucleari a raggio intermedio puntati sulla Russia. Il 3 luglio, il giorno prima della visita di Putin in Italia, è stata pubblicata a Mosca la legge da lui firmata
che sospende la partecipazione russa al trattato. Si tratta di una mossa preventiva prima che Washington esca definitivamente il 2 agosto. Lo stesso Putin ha avvertito che se gli USA schiereranno nuove armi nucleari in Europa a ridosso della Russia, questa punterà i suoi missili sulle zone in cui sono dislocate. E così ha avvertita anche l'Italia, che si prepara a ospitare dal 2020 le nuove bombe nucleari B-6112, a disposizione anche dell'aeronautica italiana sotto comando USA. Una settimana prima della conferma dell'eccellente stato delle relazioni con la Russia, il governo Conte ha confermato la partecipazione italiana alla forza NATO sotto comando USA di 30 navi da guerra, 30 battaglioni e 30 squadre aeree dispiegabili entro 30 giorni in Europa contro la Russia a partire dal 2020. Sempre in funzione antirussia, navi italiane partecipano a esercitazioni NATO di guerra sottomarina. Forze meccanizzate italiane fanno parte del gruppo di battaglia NATO in Lettonia e la brigata corazzata Ariete si è esercitata 2 settimane fa in Polonia, mentre caccia italiani Eurofighter Typhoon vengono schierati in Romania e Lettonia. Tutto ciò conferma che la politica estera e militare italiana viene decisa non a Roma, ma a Washington, in barba al sovranismo attribuito all'attuale governo. Le relazioni economiche con la Russia e anche quelle con la Cina poggiano sulle sabbie mobili della dipendenza italiana dalle decisioni strategiche di Washington. Basta ricordare come nel 2014, per ordine di Washington, venne affossato il gasdotto South Stream Russia-Italia, con perdite di miliardi di euro per le aziende italiane, con l'assoluto consenso, con l'assoluto silenzio del governo italiano.